Lezione 1. Lo zaino mancante. A quanto pare ho perso il mio zaino. È uno zaino nero con dentro un computer portatile. L'hai visto da queste parti? Sembra importante. Spero di non averlo lasciato in biblioteca. Stavo studiando lì prima. La biblioteca può essere piuttosto caotica. È facile dimenticare le cose. Esatto. Ricordo di averlo posato mentre prendevo appunti. Forse dovremmo ripercorrere i tuoi passi. Potrebbe aiutarti a rinfrescarti la memoria. Ottima idea. Inizierò dalla biblioteca e poi darò un'occhiata al bar. Mi unisco a voi. 2 paia di occhi sono meglio di uno. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. Sarei perso senza il mio portatile. È essenziale, soprattutto con tutti gli incarichi che abbiamo. Sì. Perderlo sarebbe un disastro. Ci ho salvato tutti i miei progetti. Speriamo di trovarlo presto. Probabilmente è solo lì da qualche parte. Posso solo immaginare il panico se qualcun altro lo avesse raccolto. Sarebbe un peccato. Dovremmo prima chiedere in biblioteca. Ottima idea. Chiederò alla reception se qualcuno l'ha consegnato. Terrò gli occhi aperti mentre lo fai. Grazie. Mi sento meglio sapendo che mi stai aiutando. Ecco come ritrovare il tuo zaino e tenerlo al sicuro. Sì. Risolviamo insieme questo mistero. Lezione 2. Strategie di acquisto intelligenti. Ho programmato una gita di shopping per questo fine settimana. Sembra entusiasmante. Hai un piano? Beh, io faccio sempre una lista e la rispetto. Ottima strategia. Mi aiuta a evitare acquisti inutili. Esatto. Senza una lista, tendo a farmi distrarre dalle cose luccicanti. Capisco. È facile perdersi nei negozi. Cosa metti solitamente nella tua lista della spesa? Do priorità innanzitutto alle cose essenziali, come la spesa e gli articoli per la casa. Approccio intelligente. Spesso dimentico le cose essenziali se non le scrivo. È utile anche controllare la dispensa prima di stilare la lista. Ottimo consiglio. Evita di acquistare doppioni. Sì, inoltre, a lungo termine può far risparmiare denaro. Ti è mai capitato di andare a fare la spesa senza una lista? L'ho fatto, ed è stato un caos. Ho comprato cose di cui non avevo bisogno. Sembra frustrante. Preferisco un'esperienza più organizzata. Sono d'accordo. Rispettare una lista rende la spesa meno stressante. Aggiungi qualche elemento divertente alla tua lista. Ogni tanto, un piccolo premio per me può essere una bella ricompensa. Mi piace. Rende l'esperienza di acquisto piacevole. Ecco come fare shopping in modo efficiente ed evitare gli acquisti impulsivi. Sì. Pianifichiamo attentamente le nostre liste e godiamoci il viaggio. Lezione 3. La bellezza della natura.
C'è un profumo meraviglioso nel giardino fiorito, non è vero? Davvero? La fragranza è così rinfrescante e rinvigorente. Adoro come i colori risaltano intorno a noi. Guardate quei fiori rossi e bianchi. Sono stupendi. Il contrasto è semplicemente meraviglioso. Credo che siano tulipani. Mi ricordano sempre la primavera. Sì, i tulipani sono fiori così allegri. Rallegrano qualsiasi giardino. Hai un fiore preferito? Adoro i girasoli. Sembrano sempre così felici, rivolti verso il sole. I girasoli sono fantastici. Portano un sorriso sul volto di chiunque. E tu? Qual è il tuo preferito? Adoro le rose. Sono un classico e hanno un profumo delizioso. Le rose sono senza tempo. Simboleggiano amore e bellezza. È interessante come i fiori possano trasmettere emozioni. Assolutamente. Ogni fiore ha il suo significato e la sua importanza. Hai mai provato a coltivare i tuoi fiori? Io sì. È gratificante vederli fiorire dopo essersene preso cura. Sembra fantastico. Dovrei provarlo anch'io. Dovresti assolutamente farlo. Il giardinaggio può essere davvero terapeutico. Ecco come godersi la bellezza della natura e la gioia che porta. Lezione 4. Pianificazione del progetto. Credo che sarebbe fantastico se potessimo finalizzare tutto entro 2 settimane. Sono completamente d'accordo. Quella tempistica ci manterrebbe sulla buona strada. Sì. Ci dà abbastanza tempo per affrontare eventuali problemi imprevisti. Esatto. Quale pensi che dovrebbe essere il primo passo? Suggerisco di delineare i nostri obiettivi principali e le scadenze per ogni compito. Sembra un piano solido. Avere obiettivi chiari ci aiuterà a rimanere concentrati. Inoltre, dovremmo assegnare delle responsabilità a ciascun membro del team. Sì, tutti devono conoscere il proprio ruolo per evitare confusione. Posso gestire il budget e l'allocazione delle risorse. Perfetto! Mi concentrerò sulla strategia di marketing. Ottimo. Dovremmo anche programmare dei controlli regolari per monitorare i progressi. È un'idea saggia. La comunicazione è la chiave del successo. Ci sono potenziali sfide che dovremmo prevedere? Credo che potremmo riscontrare dei ritardi con i fornitori esterni. È una possibilità. Dovremmo avere pronto un piano di riserva. Sono d'accordo. Prepararsi all'imprevisto ci manterrà un vantaggio. Se riusciremo a mantenere questo slancio, sono sicuro che avremo successo. Sì, puntiamo a rispettare la scadenza a pieni voti. Ecco 2 settimane produttive e un progetto di successo. Lezione 5. Consigli per il fitness. Ho pensato di migliorare la mia routine di fitness, avete qualche buon suggerimento? Assolutamente sì. Che ne dici di integrare qualche attrezzatura cardio nei tuoi allenamenti?
Sembra un'ottima idea. Hai qualche consiglio? Ti consiglio di iniziare con un tapis roulant. È versatile e facile da usare. Mi piace. Camminare o correre può davvero aumentare la mia resistenza. Sì, inoltre, puoi regolare la velocità in base al tuo livello di forma fisica. E le cyclette? Ho sentito dire che sono efficaci. Sono fantastici. Andare in bicicletta è ottimo per sviluppare la forza e la resistenza delle gambe. Mi piace andare in bicicletta. A volte mi sembra meno faticoso della corsa. Esatto. Puoi anche guardare programmi o ascoltare musica mentre pedali. Questo lo rende più divertente. Ci sono altre opzioni che consigli? Che ne dici di una macchina ellittica? Offre un allenamento a basso impatto. Sembra una buona idea. Voglio proteggere le mie articolazioni mentre faccio esercizio. Le ellittiche sono perfette per questo scopo. Offrono anche un allenamento completo del corpo. Apprezzo i tuoi suggerimenti. Prenderò sicuramente in considerazione queste opzioni. E non dimenticate i vogatori. Sono ottimi per l'allenamento cardio e di forza. Ottima idea. Il canottaggio coinvolge più gruppi muscolari. Sì, è un modo divertente per cambiare la tua routine. Ecco come trovare l'attrezzatura cardio giusta e raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Lezione 6. Decluttering mirato. Ho deciso di riordinare il mio spazio. È ora di cambiare. Sembra un'idea fantastica. Cosa farai con gli oggetti che non ti servono più? Di solito ne dono una parte in beneficenza, ne vendo un'altra online e riciclo il resto. Questo è un approccio intelligente. È bello restituire qualcosa. Esatto. Donare aiuta chi è nel bisogno e libera spazio per me. Mi piace un sacco. Hai trovato qualcosa di interessante mentre ordinavi? Ho scoperto alcuni vestiti che avevo dimenticato di avere. È sempre una piacevole sorpresa. Li conservi? Alcuni, ma altri penso che potrebbero piacere di più a qualcun altro. È una decisione ponderata. Vendere online può anche essere redditizio. Sì. È come dare una seconda vita agli oggetti e guadagnare un po' di soldi. Inoltre, riduce gli sprechi. Il riciclaggio è una parte importante del processo. Assolutamente sì. Credo nell'importanza di essere responsabili con ciò che non usiamo più. E poi è una bella soddisfazione vedere lo spazio ordinato. Sono d'accordo. Uno spazio pulito può essere davvero rinfrescante per la mente. Quindi, quando pensi di iniziare questo percorso di decluttering? Inizierò questo fine settimana. Vuoi unirti a me? Mi piacerebbe molto aiutarti. Insieme possiamo renderlo divertente. Ecco come liberarsi del superfluo con uno scopo e apportare cambiamenti positivi. Lezione 7. Prepararsi per un'avventura. Credo che dovremmo indossare scarpe comode per la nostra escursione. Ottima osservazione.
Le scarpe comode sono essenziali per una giornata lunga. E non dobbiamo dimenticare di mettere in valigia la crema solare. Il sole può essere piuttosto forte. Assolutamente. Porterò anche un cappello. Mi proteggerà ulteriormente. Ottima idea! Un cappello può tenerci freschi e proteggerci il viso. Pensi che dovremmo portare anche degli spuntini? Sì. Degli spuntini salutari ci manterranno pieni di energia durante l'escursione. Posso portare con me delle barrette di cereali e della frutta. Sono facili da trasportare. Perfetto! Porterò delle bottiglie d'acqua per rimanere idratato. L'idratazione è fondamentale. Non vogliamo sentirci affaticati. Hai controllato le previsioni del tempo per oggi? L'ho fatto. Sembra che farà caldo e ci sarà il sole, quindi siamo preparati. Buono a sapersi. Una giornata di sole è perfetta per un'escursione. Non vedo l'ora di esplorare i sentieri e godermi la natura. Anch'io. È sempre rinfrescante stare all'aria aperta. Ecco a voi una giornata ricca di avventure e paesaggi meravigliosi. Sì. Approfittiamo insieme della nostra escursione. Lezione 8. Gratitudine per i nuovi inizi. Mentre sono seduto qui, mi sento grato per le tante benedizioni. Sono completamente d'accordo. Dovremmo ringraziare Dio per averci fornito cibo, riparo e libertà di religione. Assolutamente sì. Sono bisogni fondamentali che spesso diamo per scontati. E non dimentichiamo gli amichevoli indiani di questa nuova terra. Sì. La loro ospitalità ha reso la nostra transizione molto più semplice. È commovente vedere come condividono con noi le loro conoscenze e risorse. La loro generosità arricchisce davvero la nostra esperienza qui. Apprezzo molto la possibilità di conoscere i loro usi e costumi. Anch'io. Arricchisce la nostra comprensione di questa terra. È sorprendente quanto possiamo imparare da culture diverse. Sì. Ogni giorno porta nuove opportunità ed esperienze. Mi sento fortunato ad avere questa possibilità di esplorare e crescere. Insieme possiamo cogliere queste opportunità con cuore aperto. Ecco come essere grati per tutto ciò che abbiamo e per il cammino che ci attende. Sì. Continuiamo ad apprezzare le nostre esperienze e le persone che incontriamo. Lezione 9. Scegliere la sistemazione giusta. Mentre pianifichiamo il nostro viaggio, hai pensato se dovremmo alloggiare in case in affitto o in ostelli? Ci ho pensato. Tuttavia, preferisco un hotel comodo vicino al centro città. Sembra fantastico. Un hotel può offrire più comfort e servizi. Esatto. Mi piace avere un letto decente e un servizio in camera adeguato quando viaggio. Lo capisco. Gli ostelli possono essere divertenti, ma possono anche essere rumorosi. Sì, anche se gli ostelli sono ottimi per incontrare gente, mancano di privacy. Un hotel offre un ambiente più rilassato, soprattutto dopo una lunga giornata di esplorazione. Esatto. Mi piace sapere di potermi rilassare in un luogo accogliente.
Che tipo di hotel hai in mente? Preferisco un hotel con buone recensioni e con una buona colazione inclusa. È una scelta intelligente. La colazione può far risparmiare tempo e denaro. Assolutamente sì. Inoltre, è importante iniziare la giornata con un buon pasto. Hai già controllato qualche hotel in particolare? Ho trovato alcune soluzioni che sembrano promettenti. Sono ben valutate e in posizione centrale. Fantastico! Se rientrano nel nostro budget, sono assolutamente d'accordo. Ti invierò i link così potremo discuterne più approfonditamente. Perfetto! Ecco come trovare la sistemazione ideale per la nostra avventura. Lezione 10. Avventure in campeggio. Non riesco a credere che abbiamo campeggiato per 3 giorni lo scorso fine settimana. È stata un'avventura incredibile. Mi sono divertito tantissimo all'aria aperta. La famiglia Bright ha portato quella grande tenda, perfetta per tutti noi. Sì, era abbastanza spazioso da permettere a tutti di sedersi comodamente. Ho apprezzato lo spazio a disposizione per muovermi. Ha fatto una grande differenza. E la vista dal nostro campeggio era mozzafiato. Quei tramonti erano mozzafiato. Assolutamente. Non avevo mai visto colori simili nel cielo. Ti ricordi le storie che raccontavamo la sera attorno al fuoco? Come potrei dimenticarlo? Erano esilaranti. Non ho mai riso così tanto. È stato bello stringere un legame attraverso storie e s'mores. A proposito di s'mores, erano deliziosi. Dovremmo prepararli più spesso. Sono d'accordo. C'è qualcosa di speciale nell'arrostire i marshmallow sul fuoco. E i sentieri escursionistici erano fantastici. Mi è piaciuto esplorare la zona. Sì, ogni sentiero offriva qualcosa di unico, dai fiori selvatici ai panorami mozzafiato. Penso che dovremmo organizzare presto un altro viaggio in campeggio. Sembra un'idea fantastica. Non vedo l'ora di provarla. Eccoci ad altre avventure nella natura e al divertimento con gli amici. Lezione 11. Preparazione per l'escursione. Penso che i nostri piani per l'escursione stiano andando alla perfezione. Sono d'accordo, ma dovremmo portare degli snack o delle bevande per l'escursione. Ottima idea. Gli snack possono darci energia durante il percorso. Esatto. Suggerisco di portare con noi delle barrette di cereali e della frutta. Sono delle scelte eccellenti. Sono salutari e facili da trasportare. E le bevande? Restare idratati è fondamentale. Sì. Porterò un paio di bottiglie d'acqua. Perfetto! Prenderò delle bevande elettrolitiche. Sono rinfrescanti. Ottima idea. Possono aiutarci a ricaricarci di energia. Dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di portare con noi una piccola borsa frigo per gli alimenti deperibili? Potrebbe funzionare. Dei panini sarebbero perfetti per pranzo. Sì, un picnic durante l'escursione sembra delizioso. Mi piace tantissimo questa idea. Rende l'esperienza ancora più piacevole.
E potremmo trovare un bel posticino dove rilassarci e mangiare. Esatto. Una vista panoramica renderebbe il nostro pranzo memorabile. Ecco un'escursione ben preparata e ricca di deliziosi spuntini. Sì. Godiamoci ogni momento e godiamoci la nostra avventura. Lezione 12. Sognare destinazioni. Mentre pianifichiamo il nostro prossimo viaggio, hai già una destinazione in mente? Ci ho pensato. Ho sentito grandi cose sul Sud America. Sembra interessante. Quale paese specifico stai prendendo in considerazione? Il Perù mi interessa particolarmente. La sua cultura e la sua storia sono affascinanti. Il Perù è incredibile. Anche il cibo è qualcosa di cui non si può fare a meno. Sì, ho sentito dire che provare il ceviche è d'obbligo. Assolutamente. E visitare Machu Picchu sarebbe un sogno che si avvera. È nella mia lista dei desideri. Il panorama deve essere mozzafiato. Lo sono davvero. Percorrere il cammino Inca sembra un'avventura. Mi piacerebbe tantissimo provarci. Sarebbe impegnativo ma gratificante. Hai pensato ad altre destinazioni in Sud America? Sì, anche il Brasile mi entusiasma, soprattutto i suoi festival vivaci. Il Carnevale di Rio de Janeiro deve essere un'esperienza indimenticabile. Certamente, l'energia e i colori sono accattivanti. E l'Argentina? Ho sentito dire che il tango è una danza meravigliosa da vedere. Sì, mi piacerebbe molto vedere uno spettacolo di tango dal vivo a Buenos Aires. Eccoci qui a sognare la nostra prossima avventura in Sud America. Lezione 13. Gestire lo stress. Ho pensato a dei modi per gestire efficacemente lo stress. È un argomento interessante. Le tecniche di rilassamento possono essere molto utili. Certamente. Mi aiuta a schiarirmi le idee e a riconcentrarmi. La penso allo stesso modo. Trovo che gli esercizi di respirazione profonda siano benefici. Sì. Fare respiri profondi può calmare immediatamente i nervi. Hai mai provato la meditazione? Può essere molto potente. L'ho fatto, ma faccio fatica a mantenere la concentrazione durante la meditazione. È normale. Iniziare con pochi minuti al giorno può fare la differenza. Ottima idea. Dovrei esercitarmi con più costanza. Un'altra tecnica che mi piace è fare passeggiate nella natura. Camminare nella natura sembra rigenerante. L'aria fresca e tonificante. Sì, mi aiuta a sentirmi più connesso con l'ambiente circostante. Mi piace anche ascoltare la musica per rilassarmi. Può essere molto rilassante. La musica è un modo meraviglioso per rilassarsi. Quale genere preferisci? Mi piace la musica classica. Mi aiuta a concentrarmi e a rilassarmi allo stesso tempo. Ottima scelta! Adoro le playlist acustiche per il loro effetto rilassante. Ecco come trovare modi efficaci per gestire lo stress e favorire il rilassamento.
Lezione 14. Comprendere i rischi degli investimenti. Ho pensato di investire, ma mi chiedo, è rischioso? Questa è una preoccupazione comune. Non sono sicuro nemmeno dei rischi. Ho sentito dire che ci sono dei rischi, ma non ne ho le idee chiare. Sì, ci sono dei rischi, ma diversificare gli investimenti può essere d'aiuto. Cosa intendi per diversificazione? Diversificare significa distribuire i propri investimenti su asset diversi. Quindi, invece di investire tutti i miei soldi in un'unica azione, potrei investire in più azioni? Esatto! In questo modo, se un investimento va male, altri potrebbero andare bene. Sembra una strategia intelligente. Riduce il rischio complessivo. Sì, è importante bilanciare i potenziali guadagni con i rischi connessi. Hai investito personalmente in diversi settori? Sì, investo in azioni, obbligazioni e persino in una piccola iniziativa immobiliare. Impressionante. Come hai deciso dove investire? Ho esaminato ogni opzione e considerato i miei obiettivi a lungo termine. La ricerca è fondamentale. Dovrei iniziare a valutare diverse opzioni di investimento. Assolutamente sì, e valuta la possibilità di parlare con un consulente finanziario per avere una guida. È una buona idea. Voglio prendere decisioni consapevoli. Ecco come comprendere gli investimenti e fare scelte finanziarie intelligenti. Sì. Esploriamo insieme il mondo degli investimenti. Lezione 15. Sognare le destinazioni. Se parliamo di destinazioni da sogno, immagino che per me sia l'Islanda. L'Islanda sembra incredibile. Cosa ti attrae di questo posto? L'aurora boreale e le terme geotermiche mi attraggono. Sì, l'aurora boreale è uno spettacolo davvero spettacolare. Ho sempre desiderato vedere quelle luci danzanti nel cielo. Deve essere un'esperienza magica. Hai visto qualche foto? Sì, sembrano surreali. I colori sono semplicemente mozzafiato. E le terme geotermiche devono essere davvero rilassanti. Esatto. Immergersi nell'acqua calda circondati dalla neve è un'esperienza unica. Me lo immagino già. Quali altre attività ti interessano in Islanda? Mi piacerebbe esplorare i ghiacciai e i paesaggi vulcanici. Sembra un'esperienza avventurosa. Fare un'escursione in un ambiente così suggestivo sarebbe emozionante. Sì. E ho sentito dire che anche le cascate lì sono spettacolari. Ho visto delle foto di Gullfoss. È magnifico. Voglio visitare tutti quei luoghi iconici. Vi divertirete tantissimo. L'Islanda è il posto perfetto per gli amanti della natura. Ecco a voi il sogno di esplorare le meraviglie dell'Islanda. Lezione 16. Pianificare un viaggio su strada. Quando pianifichiamo il nostro viaggio su strada, dobbiamo considerare il tempo di guida in base alle condizioni del traffico. È vero, il traffico può influenzare notevolmente i nostri programmi.
Esistono delle restrizioni sul tempo che dovremmo dedicare alla guida ogni giorno? Credo che sia saggio limitare la guida a circa 6 ore al giorno. Sembra ragionevole. Ci dà il tempo di esplorare lungo il percorso. Esatto. Non vogliamo correre e perderci luoghi interessanti. Quali percorsi dovremmo prendere in considerazione se il traffico è intenso? Le autostrade principali sono spesso congestionate, soprattutto nelle ore di punta. Giusto. Dovremmo controllare le condizioni del traffico prima di partire. Sì, utilizzare un'app di navigazione può aiutarci a evitare ritardi. E le aree di sosta? Dovremmo pianificarle in anticipo. Penso che sarebbe utile. Delle pause regolari possono tenerci freschi e riposati. D'accordo. Possiamo sgranchirci le gambe e prendere uno spuntino durante quelle soste. A proposito di spuntini, dovremmo portarne un po' per il viaggio. Ottima idea. Degli spuntini salutari possono aiutarci a mantenere alto il livello di energia. Ecco un viaggio su strada ben pianificato, ricco di avventure e scoperte. Sì. Sfruttiamo al meglio il tempo che trascorriamo insieme in viaggio. Lezione 17. Esplorazione del Parco Nazionale di Banff. Sono così emozionata per il nostro viaggio al Parco Nazionale di Banff. Anch'io. Sapevi che fa parte del Parco delle Montagne Rocciose, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO? Davvero? Questo lo rende ancora più speciale. Sì, riconosce l'incredibile bellezza naturale e la biodiversità della zona. Ho sentito dire che il panorama è mozzafiato. Cosa dovremmo aspettarci di vedere? Vi aspettano montagne mozzafiato, laghi cristallini e una fauna selvatica rigogliosa. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di scattare delle foto. Le opportunità sono infinite. I panorami sono semplicemente pittoreschi. Ho sentito dire che il lago Louise è una tappa obbligata. Assolutamente. Il colore turchese del lago è ipnotizzante. Voglio andarci in kayak. Mi sembra un modo divertente per vivere il lago. È un'idea fantastica. Pagaiare sull'acqua sarà indimenticabile. E dovremmo anche percorrere alcuni sentieri escursionistici. Sì, ci sono percorsi per tutti i livelli di abilità, quindi possiamo scegliere quello più adatto a noi. Sono pronto per un'avventura. E la fauna selvatica? Fate attenzione ad alci e orsi. Ricordatevi solo di rispettare il loro spazio. Certo. Voglio godermi la natura in tutta sicurezza. Ecco a voi un viaggio fantastico, ricco di esplorazioni e ricordi. Sì. Sfruttiamo al meglio il nostro tempo nel Parco Nazionale di Banff. Lezione 18. Acquisto di souvenir. Guarda quanti souvenir. Ci sono portachiavi e cartoline ovunque. Sì, è un piacere vedere così tante opzioni. Penso che comprerò un portachiavi per ricordare questo viaggio. Sembra un'idea fantastica. I portachiavi sono pratici e divertenti. Esatto. Ogni volta che lo rivedrò, ricorderò le avventure che abbiamo vissuto.
Mi piace tantissimo. Quale stai prendendo in considerazione? Mi attrae quello che ha la forma di un punto di riferimento locale. È unico. Ottima scelta. Sarà un ottimo spunto di conversazione. E tu? Stai pensando di comprare qualcosa? Sono tentato di comprare una cartolina. Mi piace mandarle agli amici. Che pensiero gentile! Le cartoline sono un modo adorabile per condividere le esperienze. Sì, catturano i ricordi in modo splendido. E poi sono facili da spedire. Hai trovato una cartolina che ti piace? Sì, ce n'è una che mostra il tramonto sulle montagne. È spettacolare. Sembra perfetto. Ti ricorderà questo posto meraviglioso. Credo di sì. Ecco come collezionare ricordi attraverso i souvenir. Sì. Facciamo tesoro di questi piccoli ricordi dei nostri viaggi. Lezione 19. Scegliere le calzature da spiaggia. Mentre ci prepariamo per la nostra gita al mare, mi chiedo quali calzature portare. Penso che le infradito o i sandali sarebbero l'ideale per la spiaggia. Sembra perfetto. Hai una preferenza tra i due? Preferisco i sandali. Offrono più sostegno quando si cammina sulla sabbia. Giusto. Le infradito a volte possono risultare scomode durante le lunghe passeggiate. Sì, anche la sabbia può incastrarsi, il che può essere fastidioso. Esatto. Adoro la libertà delle infradito, però. Sono così facili da infilare. Sono ideali per gite veloci in acqua. Vero. Potrei portare entrambe le opzioni. È un'idea intelligente. Avere delle scelte fa sempre bene. Quale colore pensi che sia più adatto alla spiaggia? I colori vivaci sono divertenti. Si abbinano alla vivace atmosfera della spiaggia. Sono d'accordo. Cercherò qualcosa di colorato, magari blu o giallo. Questi colori staranno benissimo sulla sabbia e sul mare. Ecco come trovare le calzature da spiaggia perfette per il nostro viaggio. Lezione 20. Le gioie dei viaggi estivi. L'estate è un periodo davvero vivace da queste parti, non credi? Assolutamente sì. È il periodo in cui arrivano la maggior parte dei turisti. Sì. L'energia del luogo cambia completamente con tutti i visitatori. Adoro vedere famiglie e amici godersi le vacanze. Rende l'atmosfera vivace e allegra. Hai notato quanti eventi all'aperto si svolgono in estate? Sì. Festival e concerti spuntano ovunque. Sì, è un ottimo modo per scoprire la cultura locale. Quali sono le attività che più ti piacciono durante l'estate? Adoro esplorare i mercati locali. I prodotti freschi sono deliziosi. Ottima scelta! E la varietà di cibi è sempre entusiasmante. Mi piace fare escursioni anche d'estate. I sentieri sono bellissimi in questo periodo dell'anno. L'escursionismo è perfetto. Dalla cima,
Il panorama è spesso mozzafiato. Esatto! Credo che le avventure estive creino ricordi indelebili. Eccoci qui a goderci tutto ciò che l'estate ha da offrire.